Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia T che io ho deciso di chiamare maglia arcobaleno e come potete vedere la lavorazione è un po' più forata, abbiamo le maniche più a 3/4, questo perché adesso inizieremo a fare le creazioni che vanno più verso fine inverno, primavera, quindi anche se userò la lana magari userò un punto più forato appunto per poter sfruttare il filato anche in fine inverno, o comunque se andrò a utilizzare dei filati più estivi magari li utilizzerò con punti un po' più chiusi per maglie primaverili. Quindi diciamo che in questo momento iniziamo a fare un po' questo tipo di creazioni, un po' più per la primavera, per fine inverno, e poi man mano che passerà qualche altro mese inizieremo anche a fare poi le creazioni estive. Ma passiamo a questa maglia. Come vi ho detto, la lavorazione a T e il filato che ho utilizzato è il fantastico filato della DMC che si chiama Revelation. Il colore che ho usato io è il 202, che ha queste fantastiche sfumature che ricordano molto l'arcobaleno. Dietro vedete c'è anche la sfumatura del blu che si vede qua in fondo, ma lo vedete anche qui. Io ho utilizzato due di queste cake lavorando con l'uncinetto del 5.5. mi raccomando, come sempre in descrizione vi lascio il link, ma potete andare direttamente sul mio sito che si chiama Filati Elsa per vedere le altre colorazioni disponibili, e ce ne sono veramente tante. Guardate qui che bei colori, questo è per chi ama un po' le colorazioni più neutre, questo anche invece ha un bel variazione di colori perché abbiamo il panna, questa sorta di salmone, un violetto, un verde, quindi anche questo molto colorato. Ma oltre queste tre ce ne sono anche altre. Dicevo, io ho utilizzato due cake, però della seconda cake me ne è avanzata, e infatti adesso ve lo faccio vedere. Sono andata a creare anche un bellissimo scaldacollo a sacco perché c'ha la sua striscia di catenelle che si può chiudere. Dicevo, quindi con quello che mi è avanzato sono andata a creare anche questo scaldacollo che, essendo comunque una lana non troppo pesante, è perfetto per essere indossato anche nel periodo primaverile. Vi raccomando quindi taglia M, vi servono due cake e rispetto a me lo scaldacollo vi verrà più piccolo. Io ho montato 100 catenelle, vi dico già, montatene tipo sui 92, deve essere un multiplo di 2, quindi adesso non mi ricordo se 92 è un multiplo di 2 o un vuoto di memoria in questo momento, ma penso di sì. Quindi montatene comunque di meno di catenelle perché sicuramente avrete meno filato rispetto a me, quindi vi verrà meglio farlo un po' più stretto, però comunque bello alto. Taglia LXL invece vi consiglio di prendere sempre 3 cake, più che altro perché con solo 2 cake, se volete fare le maniche come mie, ce la potete fare taglia L. Taglia XL vi dico già di no. Se però invece volete fare le maniche lunghe, in questo caso vi consiglio appunto di prendere 3 cake. Come vi ho detto, quindi io sono andata a fare anche questo scaldacollo che si può chiudere facendo un bel poi fiocco qui. Mi abbasso un po' così potete vedere meglio, ecco, da abbinare oppure da usare da solo sopra altri outfit che magari sono di colori un po' più spenti o monocolori, quindi volete vivacizzarlo con uno scaldacollo bello colorato. E questo comunque potete utilizzarlo sia in primavera ma anche in inverno, quando non ci sono quelle giornate proprio freddissime. La lavorazione è, come vi dicevo, a T si fanno due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che comprendono la misurazione delle maniche, e poi si va a lavorare il corpo della maglia. Io vi consiglio già qui, ma ve lo dico anche nel tutorial, di andare a realizzare prima il rettangolo dietro e poi il rettangolo avanti, in modo tale che quando poi andrete a lavorare la lavorazione in tondo, la colorazione qui riprenderà, quindi non ci sarà troppo stacco come invece c'è qui. Non è tantissimo, ma vedete lo stacco di colore si vede di più, quindi mentre qua si vede meno, va più tipo a gradazione, mettiamola così. Detto ciò, ho parlato tantissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Filati Elsa, Elsa Faccio, uno dei due, e noi come sempre poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linear Revelation. Il colore che userò io è questo, che è il 202, guardate che meraviglia, sarà bellissima, sarà iper colorata. E però qui, come potete vedere, ci sono altri colori disponibili sul sito, oltre a questi qua naturalmente che vi sto mostrando. Allora, lavoreremo con l'uncinetto numero 5, io qui 5,5, io qui vi farò vedere un piccolo campione, e vi dico già, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella, e realizzeremo due rettangoli
rettangoli, uno per il dietro, uno per il davanti, e le catenelle montate devono equivalere alla lunghezza del rettangolo, ossia da una manica all'altra passando per le spalle, quindi da gomito a gomito. Io infatti non la farò anche un po' più corta perché voglio una maglia a 3/4 da sfruttare anche in primavera nonostante sia di lana, in modo da utilizzarla in quelle sere un po' più freschette ma neanche così tanto, ma poterla sfruttare anche in inverno con sotto un bel lupetto. Quindi le maniche a me saranno diciamo che arriveranno al gomito, un po' più su del gomito, e per fare ciò io per la parte dietro ho montato 121 catenelle, la sto lavorando. Per il rettangolo avanti invece monterò 2 motivi in più, quindi 4 catenelle in più. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, come sempre, o montate le mie stesse catenelle per avere la stessa, più o meno la stessa lunghezza delle mie maniche, o pure montate più catenelle a seconda di quanto volete essere lunghe le vostre maniche. Io comunque vi suggerisco, nel caso di una M, di andare a montare 4 motivi in più per ogni rettangolo rispetto a me, quindi se io nella parte dietro ne ho montate 121, voi ne dovete montare 129 e 4 in più rispetto alle 129 per il davanti. Taglia L invece aumentate di almeno 16 catenelle dietro, e davanti invece di 16 dovete aumentare rispetto al mio, sto sempre dicendo, o comunque rispetto alle 120 cioè quelle che avete montate indietro, 2 motivi in più rispetto a me sul davanti. Mi raccomando, per la parte avanti non montate troppo motivi. È vero che le catenelle sono solo 2, ma altrimenti poi vi cala troppo sul davanti e può fare difetto il collo, quindi massimo 2-4 motivi, non aumentate di più. Altra cosa, e poi faccio vedere il punto: una volta fatti 2 rettangoli, naturalmente le catenelle per metterle insieme e poi cucirli vanno messe in alto, quindi quando metterete poi 2 rettangoli uno dietro uno avanti e andremo a lavorare il corpo della maglia, dovremo continuare la lavorazione. Per questo vi consiglio di fare prima il pezzo dietro e poi il pezzo avanti, in modo tale che quando poi andiamo a lavorare il corpo lo sfumato continua in modo uniforme e non c'è troppo stacco, come invece si vedrà dietro, che è sempre bello, però so che molti di voi preferiscono che non ci sia questo grosso stacco, quindi sul davanti, e quindi preferisco meglio fare prima il rettangolo dietro e poi il rettangolo avanti. Dopo aver fatto tutte queste chiacchiere possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione, che vi dirò è molto semplice. Allora andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle di base. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, e faccio questo per tutto il giro: catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, termino il giro entrando nell'ultima catenella e andando a fare una maglia alta, saltando sempre una catenella. Come sapete, io preferisco sempre fare una catenella in più quando faccio queste cose, giri di andata e ritorno, per essere sicura di non sbagliarmi. Quindi questo è il primo giro. Secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, e dobbiamo fare questo quindi per tutto il giro. Quindi maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta nella maglia alta. Semplicissimo, quindi maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Terminiamo il giro andando a fare maglia alta nell'archetto, maglia alta nella terza catenella, quindi si salta quella di base, se ne conta 1 2, terza, vado a fare maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi giro con la lavorazione, o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa, o andate a fare come me direttamente la maglia bassa, e andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi veramente terzo giro semplicissimo, maglia bassa sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, non entrate solo sui 2 filetti, ma entrate nei 3 filetti. Mi alzo così vedete meglio. Vedete, se entro solo qui poi la lavorazione viene un po' storta, quindi io preferisco entrare bene nella maglia alta sottostante. E quindi
terzo giro andiamo a fare tutte maglie basse sopra maglia alta e termino sempre andando a fare una maglia bassa nella terza catenella. Quarto e ultimo giro, ci giriamo con la lavorazione, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Questo ci permetterà, come avrete visto dall'inizio del video con la maglia indossata, di avere striscia doppie molto chiuse e una striscia invece lavorata aperta quando andiamo a fare appunto di nuovo il primo giro. Quindi quarto giro, maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi termino il giro andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia bassa. E quindi adesso si ricomincia da capo, si gira la lavorazione e si torna a fare il primo giro. Quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia alta, si entra nella successiva maglia alta, catenella, si salta una maglia alta e si va nella maglia alta successiva. Quindi questi sono i 4 giri, come vi ho detto sono molto semplici perché voglio dare risalto soprattutto al colore che ho scelto, che è questo molto colorato. Io adesso finirò tutti e due i rettangoli e vi dirò naturalmente quanto mi sono venuti quanto ho lavorato i 4 giri, quante volte ho lavorato i 4 giri. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo, ossia quello dietro. Vi ricordo che con le catenelle montate circa mi è lungo circa 100 centimetri. Ho ripetuto i 4 giri 2 volte, più li ho ripetuto i primi 3 giri, e per me come altezza va bene perché raggiungo i 14 centimetri, quindi sapete che rispetto al solito non volevo fare una manica troppo larga, quindi vanno benissimo 14 centimetri. Quindi ripeto, ho ripetuto i 4 giri per 2 volte e poi nuovamente i primi 3 giri. Taglia M, secondo me dovete andare a ripetere i 4 giri 3 volte e poi ripetere almeno i primi 2 giri. Taglia L, ripetete i 4 giri per invece 4 volte. Detto ciò, quindi adesso vado a fare il secondo rettangolo, in cui andrò a mettere 2 motivi in più rispetto al dietro, non troppo perché non deve scendere tantissimo, sono comunque 4 catenelle di differenza e per me vanno benissimo. Ho terminato anche il secondo rettangolo, eccolo qui, con 2 motivi in più. Allora, per quanto riguarda i marcapunti, io sono andata a contare i miei quadrati, questi qua, e ne ho contati 19. Nel 19esimo, dove ho la maglia alta in corrispondenza, maglia alta e maglia bassa, ho messo i marcapunti sia avanti che dietro. Diciamo che quindi io qui cucirò un totale di 31 centimetri e ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte. Sono andata a contarmi 19 dei miei quadratini e in corrispondenza di dove ho la maglia alta e la maglia bassa del 19esimo motivo ho messo del foro, ho messo il mio marcapunti. Anzi, qui non l'ho messo benissimo, devo spostare, ecco, sì, così meglio. Quindi adesso, come potete vedere, qui al centro ho disponibile 39 centimetri avanti, 38 dietro, appunto perché io avanti ho motivi in più. Avanti qui ho messo i marcapunti ma non sono convintissima, diciamo che comunque quando lo andrò a provare, una volta cucito anche sotto e fatto la maglia, vedrò se va bene dove ho messo i marcapunti, o sposterò e in quel caso naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire. Ora, per le taglie più grandi, secondo me, se avete montato le mie stesse numero di catenelle, invece di 19 quadrati, taglia L andate a lasciare liberi solamente 17 quadrati, mentre taglia LXL lasciate liberi 14 quadrati e andate a mettere il vostro marcapunti. A seconda di dove avete messo i marcapunti non vi preoccupate, perché continueremo la lavorazione, quindi si andranno a ripetere sempre i giri. Quindi se io qui adesso devo andare a fare il giro di maglie alte e invece voi non avete avete la maglia alta e dovete fare la maglia bassa, fate la maglia bassa, o se dovete fare la maglia alta alternata una catenella, fate la maglia alta alternata una catenella. Questo non è un problema. Quindi a questo punto andiamo a fare la nostra lavorazione. Quindi mi prendo sempre il mio stesso uncinetto e continuerò a lavorare sempre quindi con il filato.
Allora, per andare a lavorare il mio in questo caso io devo fare il terzo giro, ossia il giro di maglie alte. Come vi ho detto, io ho messo il marcapunti in corrispondenza appunto dove ho la mia maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, ma la lavorazione la vado a fare dove ho le maglie alte prima, quindi questa maglia alta e scusate, la maglia bassa prima e la maglia bassa dopo il marcapunti. Questo perché quando poi dovrò andare a fare il giro maglia alta alternata una catenella mi ritroverò con l'alternanza. Se invece la vado a fare dove ho messo il marcapunti non mi trovo, quindi mi raccomando, tenete presente questo, dovete andare a fare la maglia alta iniziale, nel mio caso la maglia alta, se dovete fare la maglia bassa o dovete fare già la maglia alta separata da una catenella, andate a quella subito prima del marcapunti, sia a destra sia avanti che dietro. Allora, quindi io adesso mi aggancio e come ho detto vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, 2 e 3, e poi vado a lavorare normalmente, quindi mi giro sul davanti della lavorazione e vado a fare le mie maglie alte, una sopra ogni maglia bassa. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti e anche in quel caso vi farò vedere come ripassare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, sono arrivata al mio secondo marcapunti, mi sono fermata una maglia alta prima dell'ultima maglia bassa prima del marcapunti, quindi prendo il filo, entro nell'ultima maglia bassa prima del marcapunti, entro nella maglia bassa subito dopo il marcapunti e vado a fare la mia maglia alta e poi continuo a lavorare normalmente andando a fare il mio quarto giro, quindi una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Una volta terminato il quarto giro, che quando noi riprenderemo a fare il primo giro, ma non vi farò vedere tutti i giri perché si lavora normalmente la lavorazione intorno di questi giri, non c'è nulla che vada cambiato rispetto a come lavoravamo in giri di tondo, quindi adesso io vi farò solo vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi il primo, e poi si lavora come abbiamo sempre lavorato i 4 giri. Naturalmente, se volete, potete anche evitare di fare il giro con la maglia alta alternata una catenella e fare solamente 2 giri, che sarebbero giro di maglia alta e giro di maglia bassa. Questo se desiderate la lavorazione della maglia più chiusa. Io no, perché va bene anche questa lavorazione un po' forata, quindi continuo a lavorare in questa maniera e vi farò vedere appunto come terminare il giro e iniziare poi il primo. Eccomi qua, sto terminando quindi il quarto giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso andiamo a fare il nostro primo giro, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si va direttamente nella successiva, e come potete vedere adesso catenella di separazione, salto una maglia o vado nella successiva, ci troviamo con i quadrati che corrispondono, quindi catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, salto una maglia alta sopra maglia alta successiva, quindi vedete mi trovo con i miei quadrati in corrispondenza dei quadrati che stavo facendo prima. Continuo a lavorare in questa maniera. Mi raccomando, se dovete andare a fare degli aumenti, io vi consiglio di cambiare l'uncinetto e passare dal 5,5 al 6. Se invece dovete fare un aumento molto più importante, quando andate qui e chiudete il vostro giro, magari fate quando chiudete appunto il terzo giro e andate a fare il quarto giro, qui andate a fare un'altra maglia alta all'interno della maglia alta iniziale e una catenella. In questo modo aumenterete di un quadrato e potete fare anche la stessa cosa qui. Io vi suggerisco di fare l'aumento sempre quando avete quando dovete fare il vostro quadrato, quindi il primo giro, in modo tale che vi riesce più facile. Quindi anche qui quando uno va qui fa maglia alta, quindi in corrispondenza quindi del primo giro fa maglia alta, catenella, rientra maglia alta, così si crea un quadrato, e fate gli aumenti sempre lateralmente in modo tale che avanti e indietro non si notino. Io non penso di dover fare degli aumenti, ma in caso dovessi fare li farò, e quindi potete fare gli aumenti ogni 4 giri, quindi ogni 4 giri andate a fare appunto il vostro quadrato. Se avete però bisogno di allargare subito perché vi rendete conto che è troppo stretta, allora magari potete fare, quando iniziate questo giro, maglia alta, catenella e rientrate, e quando chiudete il giro andate a fare di nuovo maglia alta, catenella e nella stessa maglia alta iniziale, e andate a fare la maglia bassissima, così avrete 2 quadrati in più.
Quindi stessa cosa qui, andate a fare sempre qui dove io ho fatto una maglia alta in corrispondenza del primo giro, fate entrate una maglia alta, catenella, rientrate maglia alta, catenella, rientrate maglia alta, così avrete avrete 2 quadrati. Questo se dovete aumentare di molto, ma se dovete fare una cosa più graduale vi consiglio di fare soltanto maglia alta, catenella, maglia alta, ossia un ventaglio, mettiamola così per farci capire. Quindi io continuo la lavorazione, vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere i giri, se ho fatto degli aumenti vi dirò quando li ho fatti, magari li vado a fare ad altezza dei fianchi, non penso, ma vi farò sapere, e poi naturalmente vi dirò anche quando sono andata a cucire sopra, alla fine quanto ho lasciato libero di scollo. Allora, ho terminato la parte di sotto della mia maglia, ho ripetuto i 4 giri 9 volte, però dopo la sesta volta sono andata 7 8 e 9, sì, dopo la sesta volta, come vedete lateralmente sono andata a fare maglia alta, catenella, maglia alta nella stessa maglia alta di base lateralmente, sia a destra che a sinistra. Eccola qui, vedete, questo mi ha permesso di avere un aumento di 2 quadrati rispetto a quello che stavo lavorando prima, e quindi di allargare la maglia. Mi raccomando, taglia M dovete fare secondo me almeno 2 aumenti in più, quindi magari dopo il sesto giro fatene anche un altro, oppure ne fate uno dopo aver ripetuto i giri 5 volte, ne fate un altro dopo 6 volte. Taglia L dovete fare sicuramente qualche aumento in più se avete messo, come vi avevo detto qui, meno le maglie come avevo detto io. Se invece avete fatto in maniera diversa per adattarlo di più al vostro corpo, procedete lavorando e facendo gli aumenti dove più dovete fare, appunto per fare la maglia morbida. Io, come sapete, quando faccio questo genere di maglie non faccio bordi, e come vedete qui ho l'archetto, le maglie alte separate da una catenella, e ho deciso di terminare la maglia con la stessa cosa. Ora, siccome della seconda cake mi era avanzato molto filato, ho deciso di realizzare uno scaldacollo da abbinarci, uno di quelli maxi, e vi dico già che lavorando sempre con un 105,5 ho montato 100 catenelle e ho lavorato sempre i 4 giri in tondo come abbiamo lavorato per il corpo della maglia. Quindi non ve lo faccio vedere, però vi dico che ho montato 100 catenelle, ho lavorato i 4 giri per 1 2 3 4 5 6 volte, finendo sempre con la maglia alta alternata una catenella, e questo mi ha permesso di avere una larghezza di 30 centimetri, un'altezza di 30 centimetri, mentre come larghezza siamo intorno agli 80. Infatti vedete è quasi 80, scusatemi, sono sì quasi 90 centimetri. Infatti vedete quasi più larga un po' della mia maglia, ma per questo sono andata a fare poi una lunga striscia di catenelle, sono circa 200 catenelle, che ho fatto passare intorno al punto ai quadrati, vedete, dell'ultimo giro. Questo mi permetterà di chiudere il mio scaldacollo e di farlo a sacco, come abbiamo fatto già un altro scaldacollo simile quest'inverno. Così sono riuscita a utilizzare tutto il filato. Mi raccomando, l'avrete già sentito all'inizio del video, quando con la maglia indosso io ho utilizzato 2 di queste cake lavorandole totalmente.